L'acacia, l'agave e il carpobrotus sono piante aliene invasive, in grado di riprodursi rapidamente e colonizzare l'habitat locale, ostacolando lo sviluppo delle specie autoctone. Il progetto Life Res Maris ha provveduto ad eradicare le piante aliene e a sostituirle con specie tipiche locali nelle aree pubbliche, le uniche nelle quali può intervenire. Tuttavia, le specie aliene sono presenti anche nei giardini e nei terreni privati. È fondamentale dunque la loro rimozione anche da queste aree, per evitare che possano tornare a diffondersi nelle aree pubbliche. Il Club Res Maris, che raggruppa operatori turistici, imprese e privati cittadini, nasce appunto con l'obiettivo di sensibilizzare i privati e creare con loro una collaborazione attiva. Le attività del club hanno già coinvolto i portatori di interesse del progetto attraverso workshop e incontri informali presso le strutture ricettive e i condomini di Villa Simius. Il nostro albergo, il Timiyama, essendo in una zona naturalistica abbastanza importante, ha trovato molto interessante l'approccio con Res Maris, in quanto propongono cose che ci piacciono. È sicuramente molto meglio avere nel nostro parco dei cinepri in più e altre piante autoctone che non acacie o piante che invece sono meno importanti. Il condominio Seremorus ha già partecipato ad iniziative come questa, sposando un precedente progetto che è quello di Live Providune. Quindi ci è sembrato buono, ci è sembrato una bella cosa partecipare anche a questo progetto di Life Res Maris, proprio per la salvaguardia delle specie autoctone. Ho aderito al progetto Res Maris perché credo sia un bel progetto, il fatto di eradicare le piante non autoctone e invasive che poi uccidono le nostre piante. Penso che vada fatto e dobbiamo tutti collaborare a che ciò avvenga, perché di ambiente noi ci viviamo. Ecco. Aderendo al club, i privati sono invitati a eradicare le specie aliene presenti nei propri terreni. In cambio, Res Maris fornisce loro gratuitamente piante tipiche mediterranee pronte per la piantumazione. Res Maris ci dà in cambio altre piante che possiamo mettere al posto di quelle che andiamo a togliere. Ci accolleremo ovviamente il costo del lavoro, però le piante ci vengono date e sono sicuro che ci daranno delle piante belle e adattissime, per cui anche l'habitat del Timiyama stesso ne guadagnerà. Il progetto sicuramente è stato aiutato in gran parte dalla sensibilità dei miei condomini e anche dal grande contributo in termini proprio di lavoro del nostro collaboratore, del nostro manutentore Enrico, che si è preoccupato di assistere a questa fase della piantumazione, ma anche di seguirla poi durante la fase della crescita delle piantine, alimentandole con un sistema di irrigazione che ha consentito alle stesse di crescere piano piano in questi mesi fino a raggiungere già adesso una grandezza tale da poter essere meglio considerate. Partecipo volentieri perché credo che questo ambiente faccia vivere un po' tutti, dobbiamo vivere in simbiosi, è quello che poi ci porta tutto questo turismo che poi fa vivere tutta un'economia locale, quindi è fondamentale averne cura e curare i particolari, ecco. I valori del Club Res Maris vengono promossi anche attraverso azioni dimostrative. Per esempio, in occasione del 25° anniversario del programma LIFE è stato allestito un punto informativo sul lungomare del Poetto di Cagliari. Ancora, presso il porto turistico di Villa Simius, i ragazzi della scuola media, con l'aiuto dei tecnici dell'Agenzia regionale Forestas, hanno partecipato all'eradicazione e alla piantumazione delle specie autoctone. L'azione sinergica negli spazi pubblici e nelle aree private è fondamentale per la riuscita del progetto Res Maris, ed è per questo che vengono profuse grandi energie nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione, necessarie per coinvolgere e responsabilizzare i privati cittadini alla salvaguardia dell'habitat locale.